Sì. Guardate che meraviglia. Guardate come bollicine che fa. Ste melanzane sopra sta salsa di pomodoro. Tanto Parmigiano. le devo andare via, posso? Sì. Fratelli di, c'hanno sempre, non mi puoi dire niente. Guardalo, a buttare Sei confuso, da dove iniziamo? Ecco così. Dalle melanzane. Melanzane. Allora, coltello tuo che ti piace a te, vai. Ecco melanzane. Allora, gli ingredienti sono, ve lo dico io perché questi non se ne capiscono quando parlano. Allora, buono. Allora, melanzane, parmigiano reggiano, lumagoni o conchiglioni, vanno bene così, va dentro la ricotta. Ma ci siamo scordati L'aglio, oddio, l'aglio è precisi, l'aglio, la ricotta di mucca abbiamo usato stavolta e una pasta di pomodoro speciale, pomodoro a pera, buonissimo, dolce, abruzzese, stupendo. Allora, aspettate un attimo, dovete vedere questa ricetta, questo video fino alla fine, perché la signorina qui, la signora anzi, c'ha dei bei trucchetti. Che è successo? Spiegalo. Semi. Spiego, già. E già cominciano ad esserci i semi. Sono appena, diciamo, iniziate, già ci sono i semi. Allora, questi qui io li tolgo poi. ok, bravissima. Allora, questo è un trucco, quindi vi fa capire che lei ne sa più una del diavolo. Lo sai? Lo sai, Perché Mario? mi è sempre piaciuto cucinare. Ok, quindi vedete il video fino alla fine che vi insegna tanti piccoli trucchetti come fa questa pasta. Allora, i semi perché sono fastidiosi, quindi si manifestano a fine stagione delle melanzane. È strano che già hanno i semi. Allora che facciamo? Melanzane le mettiamo dentro a uno scolapasta con sotto una bolle. Perché? Ci mettiamo un po' di sale, così si asciugano e tirano fuori l'acqua, ok? Nel frattempo che voi fate questi tocchetti, Sì. io posso fare la salsa? Sì. La posso fare io? O la vuoi fare te? No. Che vuoi fare? Chi la può fare stasera? Mo stiamo in Aglio? tenza. Aglio? Ma il sale si può passare da mano a mano? No! Come si deve fare? Si deve appoggiare, è vero? Così. E poi perché so porta male, porta, vai. Allora quindi salate bene, ok? Ogni strato. Così. Dai. Ogni strato un po' di sale, così tira fuori tutta quanta l'acqua in eccesso la melanzana e assorbirà meno olio durante quando le ripassate in padella, giusto? Che le ripassi in padella queste qua? Perfetto, ok. E te le mangi crude? Sottintesa, no? C'ha sempre da ridire. Lei è il nipote, mamma mia, oh. Mamma mia te. Mamma mia te, eh? Ah, ma sei dalla parte sua, stai? Perché lei a me mi menava con la cucchiarella. Ancora. Avevi- Lei mi ha Sì, pagato e te non mi hai pagato. Ah, hai capito? Lei mi ha pagato e tu non mi hai pagato, ma queste sono le storie. Vai, allora, salsa, semplice. Aglio. E dato che è la sua ricetta, signora, lo voglio a pezzi, intero? A metà. A metà, perfetto. Non puoi sbagliare qua, perché sennò tu gli piace la cucchiarella. Vai, ecco qua. Quindi, 4 metà di aglio, olio buono, intosso, olio abruzzese. Vai, così. La monocultivar abruzzese. Bello, tiè, vai. Facciamo ben rosolare l'aglio senza farlo bruciare. E il basilico ce lo mettiamo dopo? Dopo. Quindi andiamo col pomodoro. Allora, adesso facciamo rosolare leggermente l'aglio, ma proprio dorato, abbronzatissimo, così. C'hanno sempre, non mi puoi dire niente. Guardalo, a buttare la... Sei confuso, Allora, quindi, questo, ci tengo tanto a sto pomodoro, questo qua è un pomodoro che fanno sempre in Abruzzo, si chiama pomodoro pera d'Abruzzo, era un pomodoro che era scomparso, hanno ripreso i semi e l'hanno ripiantato, è un pomodoro che assomiglia un po' come forma al cuore di bue, però assaggia, Mario, se ti piace. Una domanda, perché c'è una pera? Pera, perché c'ha la forma di una pera, vedete com'è fatto? C'ha la forma di una pera e assomiglia un po' al cuore di bue. È un pomodoro che era di insalata, però quando raggiunge la maturazione fa una salsa pazzesca. Pomodoro, bello, che è? Ah, vai. L'hai preso? T'ho preso? Sì. Meno male. Oddio, abbassiamo il Allora, fuoco. sì, adesso ho preso tutti. Ha preso tu. Ma senti che profumo che c'ha? Senti, non te fossilizzà. Com'era? Metti il barattolo dentro, così anche Poi do una sciacquatina con l'acqua. Sciacquo, recupero tutto quanto e metto dentro, ecco qui, così. Vai, fino all'ultima goccia. Perfetto. Allora, io faccio proprio così.
guarda, faccio vedere quanto sale metto. Siete sentito? Poco sale al sugo perché hanno messo un po' troppo sale sulle melanzane, quindi dovete stare Vedi, attenti Mario, già. perché a mette Ma sotto c'è l'acqua. c'è sempre tempo, a Questo togliere devi pensa più fare. toglie. Guardate l'acqua che fanno sotto le melanzane, guardate. Guardate, Mario sta vedo, dicendo. bravissimo. Mescolatina con la salsetta, la facciamo un po' tirare. Bella, profumata, un dolce, si sente un dolce. Meravigliosa. Non fa il tirchio. Taglia le punte perché così si allarga. Fagli vedere come si deve tagliare il basilico, vai. Questo è un modo sbagliato. Non lo fate come fa lui, perché sennò si stropicciano. Invece è così. Delicato, amore, devi amare la natura. Vedi, così. Senti che profumo ti dà quando lo fai così? Se tu lo schiacci, si ossida tutto e ha un sapore più amaro. Esplode come il vulcano. No. Vai, gira piano piano. Bravissimo. Allora, guardate. Puoi andare bene? Bravissimo, Mariuccio. bravo. Allora, acqua proprio così, leggermente salata. Lumagoni o conchiglioni, pasta consigliata. Tanto queste paste si utilizzano soprattutto per fare queste paste ripiene. C'è fame, Mario. Fa bene, tentosta, lo sai mi dicevano a me quando mi bruciavo, ti entra il mestiere nel sangue. Perché hai capito? Olio Sì. La melanzana un po' sopra. assorbe, Qualche così. spicchio Spicchio d'aglio in camicia facciamo? Sì. In Vai. camicia? Facciamo, l'olio deve essere bello caldo, così la melanzana assorbe meno olio. Quindi aglio, qua dentro la padella che rosola un pochetto, è bello caldo, adesso l'olio, andiamo con le melanzane, vai mamma. E vanno strizzate le melanzane in modo tale che perda ancora più acqua, guardate, bravo, senza esagerare. Guardate qua l'acqua che hanno tirato fuori le melanzane, Ehi. la vedete? Bravo, via, in padella. Vai, veloce così non te bruci. Questo accende. Che roba? Ecco qua, e noi ripassiamo in padella. Allora la pasta tirata fuori quasi a metà cottura, perché poi dentro al forno continuerà a cuocere con la salsa, il pomodoro. Le melanzane dobbiamo far bene dorare, quindi lasciate in padella, vedete? Assorbono poco olio così, fatte in questa maniera come le fa mia madre, vedi? Guardate, se erano state messe direttamente nell'olio avrebbero assorbito tutto quanto l'olio, guazzavano. Guardate che belle. Mettiamo qua dentro, via. Lo stai così per dare in faccia. Ma io so fare tutto quanto, non te lo qua, lavoro in sicurezza. Un attimino. Le lasciamo stemperare, poi un po' di basilico? Altro basilico? Un pochino, va. Vai, Oh, forza. madonna. Mi sono spaventato. Ma il basilico è quello con le foglie? Sì, bravo, vai. Pomodoro sul fondo della pirofila, vedete? Che? Così. Pirofila? Pirofila, sì, terrina, pirofila. Non si può chiamare solamente recipiente quadrato? Con manici. Oh, senti, esce da questo corpo, moglie mia. Dai, metti dentro, Mario. Vai, ricotta, vado? Sì. Tutta? Non tutta, inizia a metà, proviamo. Ok? Me l'hai detto Ad in faccia. amalgamare. Ma perché prima o la patella me l'hai Basta. Basta. Ok, vai. Ah, parmigiano, è vero? Dentro? Sì, non tutto, ma. Certo, un po'. È strano Basta, che, perché dopo va sopra. Sì. È strano. Bello ragazzi, c'è una fame e qua non parliamo più ormai, È vero? Ok. Allora. Io. Aspetta, non lo sai come si fa. Fai Allora, provare prima. allora, Basta. così, via. E E dritte. mettiamo qua. Ok, guardate, meravigliosi ragazzi. Qua si divertimo oggi a pranzo a noi, E vi potete divertire pure voi se li rifate. Quindi vedete la ricetta fino alla fine, vedete come viene, vedete le facce nostre e iscrivetevi. Iscrivetevi al mio canale YouTube, ok? Che abbiamo superato il 1.000.000 e dobbiamo andare oltre adesso. Ci dobbiamo divertire. Nuovi traguardi, vero Mariuccio? Ok, vai. Guardate che bello. Lo mettiamo un po' di parmigiano su? Certo, certo. Ecco, copri bene qui. Bello ragazzi, stupendo. Parmigiano ovunque, dai. Bene, mettilo. Allora, tu che sei uno preciso, no? La famiglia è quella lì. Fai a striscioline, vai dru. Bravo, ok. Mettilo. Fare una ricetta con questi è un cordoglio. Allora,
Adesso io l'ho messa a 200 gradi, ventola sopra e sotto. Ok? Gli ho messo tutto. Guarda qua, ragazzi. Guardate che meraviglia. Guardate come bollicine che fa. La parte un po' superiore è un po' croccante, le parti che escono fuori dal sugo belle croccanti come piacciono a noi e sotto morbidose e cremose. Però adesso dobbiamo assaggiare, però aspettate 2 minuti, se no se bruciamo qua. Vado, Mamma mia. Tiè. Uno. Guardate che bello. Uno per uno, No, ma perché uno per uno? Io sono piccoli, ma che piccoli! Guarda qua un po' di parmigiano, ti ci metto sopra, ancora. E adesso assaggiamo. Ancora fuma, Ragazzi, scrivete nei commenti se ne volete più. Solo io posso stare a fare i video. Ma fate voi. No, vediamo. No, te non ci devi stare. Te non ci devi stare. Io ho 2 osterie, bello, anche, Ma sti piatti, oltre a casa tua e a casa mia, ma tu se posso mangiare? anche in osteria. Ma dove? Dove ce l'hai l'osteria te? A Milano assumiamo Osteria da Fiorella, una a Milano a Due Passi al Duomo, a Largo Corsia dei Servi numero 11 e un'altra a Napoli, pure a Napoli sul lungomare, via Parterpe 1B. Quindi se c'è voglia di mangiare la roba di Fiorella, sapete, venite, oltre a casa sua, potete andare là. venite. Io ci provo, ci provo, vado, vado. Ti preparo un bicchiere d'acqua. Grazie, ma non va bene. Fuma da morire. È troppo, questa fredda è buona. Che buono, ragazzi. Mario, adesso già. Soffia. Hai detto, non è bollente, stai Vabbè. Ma se... già. buono. Ragazzi, se volete altre ricette fatte in questa maniera, semplici, di casa, ma gustose, con i piccoli segreti e trucchi, scrivete nei commenti, ok?